Scendiamo giù dai monti del Tirolo, cantiamo tutti in coro, a che bontà. Ti chiederai il perché dell'incipit abbastanza inusuale, ma neanche tanto per questo canale, del video di oggi, e io te lo spiego subito. Ebbene, questa mattina, quando ho aperto i giornali come al solito, più che davanti a delle riviste di settore, mi sembrava di trovarmi di fronte a un coro alpino. E questo perché tutte quante le testate riportavano esattamente la stessa notizia. E questo mi fa pensare che o fanno tutte quante parte di un'unica grande mente condivisa, oppure molto più semplicemente si fanno eco l'una con l'altra. E devo dire che neanche io sono da meno, perché sono qui a parlarti della stessa cosa. Eppure si tratta di una notizia che ormai sapevamo da tempo, ma tutti quanti abbiamo preferito fare un po' come gli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia. Si tratta dell'interruzione del supporto a Windows 10 nella versione 21H2 da parte di Microsoft di tutti quanti gli aggiornamenti, cosa che mette completamente a rischio questo sistema. Ma siccome non sia mai detto che su questo canale io ti parlo di un problema e non ti porto una soluzione, la andiamo subito a vedere insieme. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Ed eccoli qui i nostri nani del coro. Te ne ho portati solamente 3, ma avrei potuto portartene addirittura 25. In ogni caso, andiamo a dare un'occhiata rapida. Hardware Upgrade ci dice che Windows 10 21H2 è giunta al termine del supporto per tutte quante le versioni e che questo avverrà tra meno di un mese. In particolar modo ci avverte anche del fatto che Microsoft ha ricordato che l'11 giugno 2024 sarà l'ultima volta che Windows 10 21H2 riceverà un aggiornamento di sicurezza. Dopo quella data, i dispositivi che eseguono questa versione del sistema operativo dell'azienda non riceveranno più le patch critiche per correggere le vulnerabilità e i bug, divenendo potenzialmente esposte a un nugolo di minacce informatiche. Se andiamo un po' più avanti nell'articolo, leggiamo anche che il passaggio a Windows 10 22H2 mantiene invece il dispositivo supportato e riceve gli aggiornamenti mensili fondamentali per la sicurezza e l'integrità dell'ecosistema. Il secondo nanocanterino del giorno risponde invece al nome di HDBlog e ci informa che Windows 10 nella sua versione 21H2 è arrivata a meno di un mese dal termine del supporto, e ancora continua dicendo che l'11 giugno 2024 le edizioni Enterprise, Education e IoT Enterprise di Windows 10 nella versione 21H2 raggiungeranno la fine della manutenzione. E ancora continua dicendoci che in alternativa gli utenti possono scegliere di passare all'ultima versione del sistema operativo, ovvero Windows 11, ma che tuttavia è importante ricordare che Windows 11, come ben sappiamo purtroppo, non è ancora privo di difetti e ha avuto difficoltà ad acquisire una base di utenti consistente. Ed è per questo che in questo video ti mostrerò 3 cose. La prima è come capire esattamente quale versione di Windows è installata sul tuo computer, la seconda come eventualmente passare a Windows 10 22H2 se tu non lo avessi ancora fatto, oppure ancora come installare Windows 11 sul tuo sistema se vuoi fare un upgrade più radicale. E veniamo al terzo componente del nostro coro di oggi, che è la rivista che risponde al nome di Il Software, che ci informa che è giunta la fine dei giochi per Windows 10 21H2, come già sapevamo, ma ci spiega anche che cosa significa tutto questo. Se infatti proseguiamo nella lettura, leggiamo che l'11 giugno 2024, e quindi tra meno di un mese, come abbiamo già capito, Microsoft ritirerà definitivamente il supporto per Windows 10 21H2, che è di fatto una delle versioni di questo sistema operativo ancora utilizzato letteralmente in mezzo mondo. E questo significa che gli utenti che ancora si servono di questa versione di Windows non riceveranno più alcun aggiornamento e nemmeno quelli relativi alle patch di sicurezza. No, Ambidur! Ai, ai, ai. Facciamo un piccolo riassuntino così ci capiamo bene bene io e te. Se per caso hai ancora questa versione di Windows, significa che
non riceverai più né le patch né gli aggiornamenti di sicurezza come abbiamo visto, ma anche che non ci sarà antivirus, antimalware o firewall in grado di proteggerla e che il tuo PC diventerà di conseguenza un piccolo gioioso colabrodo informatico che non solo metterà a rischio se stesso, ma anche tutte quante le altre macchine connesse sulla stessa rete ed anche altre macchine ancora con cui magari scambierai via email o tramite pendrive USB dei firewall che potranno a loro volta essere infettati a tua insaputa con delle minacce. Ed ora che ti ho spaventato bene bene, andiamo invece a vedere quali sono le possibili soluzioni che puoi in maniera molto semplice, come vedrai, mettere in atto in modo da scongiurare tutti quanti questi pericoli. La prima cosa da fare in assoluto è capire se sulla tua macchina è installato un sistema operativo a rischio, ovvero la 21H2. Per andare a verificarlo ci portiamo qui in basso nella barra di ricerca o dove hai l'icona di ricerca e digiteremo la parola magica WinVer. Premiamo invio e vedremo che ci verrà mostrata una finestra come questa. Se come nel caso di questa macchina avrai Windows 10 nella versione 21H2, sappi che sarai a rischio. Se invece verrà riportata la versione 22H2, sarai già un pochino più tranquillo, almeno fino al mese di settembre dell'anno prossimo. Andiamo bene, proprio bene. Ma come fare nel caso in cui ti trovi tra le mani un computer con la famigerata versione 21H2? In realtà niente di più semplice, perché tutto quello che dovrai fare sarà spostarti qui in basso sulla bandierina Start, cliccare qui sulle impostazioni di sistema e una volta entrato in questa finestra portarti sull'aggiornamento e sicurezza. Vedrai che si avvierà Windows Update dove potrai cliccare sul pulsante Verifica disponibilità aggiornamenti. Una volta fatto, dopo alcuni secondi di controllo, che potranno protrarsi più o meno a lungo a seconda di quanto tempo è passato dall'ultimo aggiornamento, ti verranno proposte una serie di funzionalità aggiuntive e soprattutto di aggiornamenti. Quello che ti interessa è il primo della lista, ovvero l'aggiornamento delle funzionalità a Windows 10 versione 22H2. Come vedi, il download, come in questo caso, partirà automaticamente e non dovrai fare altro che aspettarne il termine. Alla fine del download degli aggiornamenti e in particolare di quello relativo alla versione 22H2 ti verrà proposto automaticamente il riavvio, quindi ci basterà cliccare sul pulsante riavvia ora e attendere il termine dell'operazione. In realtà di gelée me ne ero preparate 4, queste sono le 2 superstiti, ma purtroppo mi è andata male perché l'operazione è durata meno del previsto. Ma adesso andiamo a verificare che sia andato tutto quanto come si deve e quindi portiamoci nuovamente in basso, digitiamo di nuovo WinVer proprio come abbiamo fatto prima, premiamo invio sulla nostra tastiera e voilà! Vediamo che la versione 22H2 è stata installata sul nostro sistema e quindi possiamo, come detto, tirare un sospiro di sollievo fino a settembre dell'anno prossimo. Come umano lei? E sì, questa volta lo zio Bill è stato davvero un po' cattivello, perché è chiaro per tutti che ormai ha decretato la condanna a morte di Windows 10, quindi quello che ti ho presentato, come ti ho ribadito, è solamente un palliativo, ma ti avevo promesso anche di mostrarti come fare a passare a Windows 11. Tuttavia si tratta di una procedura lunga da spiegare in questo video e soprattutto è una procedura che ho già spiegato in un altro video che, se ti fossi perso, ti lascio linkato qui in alto, che spiega passo passo come farlo. C'è anche la possibilità che però la tua macchina non abbia i requisiti necessari per passare alla versione tradizionale di Windows 11 e allora nella prossima schermata ti lascerò un altro link in cui ti spiego come farlo anche nel caso in cui la tua macchina non abbia i requisiti necessari. Scusa se è poco.
Prima di passare ai ringraziamenti, spero che si veda qui in alto il link che ti ho preparato, che non solo ti consente su macchine senza requisiti di passare a Windows 11, ma ti consente addirittura di farlo nella versione 24H2, ovvero la versione più futuristica che abbiamo al momento. Ma torniamo a noi e ai nostri ringraziamenti, che quest'oggi vanno a Bruna Petroni, prima le signore, e a Francesco Lorenzetti, che si sono abbonati al nostro canale. E quindi con piacere che vi do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini e delle gentildonne, naturalmente. Ma c'è un altro ringraziamento che va a Fabrizio Baita, perché si è sia abbonato al canale, ma udite udite, tada! In qualità di distinto gentiluomo. E quindi, caro Fabrizio, è per me un piacere e un onore togliermi il cappello davanti a te. E ci avanza in tasca ancora un altro ringraziamento, che è quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo, come di consueto, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.